Riassunti di Mr. Wrong che coprono tutta la puntata turca numero 11. Dopo che Ezgi e Ozgur si sono riconciliati, le amiche le portano una torta e una scatola che Ozgur aveva preparato per il suo compleanno. Ezgi, dopo che hanno mangiato la torta e dopo aver ringraziato tutti, apre la scatola di Ozgur, che contiene tanti oggettini che rappresentano la loro storia, tra cui la rivista con l'intervista del signor sbagliato con il titolo cambiato in Signor innamorato. Infine trova 2 biglietti aerei per l'Italia e lei, felicissima, lo abbraccia. Poi Ozan e Denise le dedicano una romantica canzone. Lei canta e lui la accompagna con la chitarra, ed entrambi sono molto presi l'uno dall'altra. Infatti poco dopo Ozan le chiede di uscire con lui e lei felice accetta e lo abbraccia. Levan, preso dall'atmosfera, crea un anello con della carta e poi si inginocchia davanti a Jansu, le chiede di sposarlo e lei accetta subito. Poi tutti vanno via, tranne Ozan e Denise, che rimangono al belvedere teneramente abbracciati. La mattina seguente, mentre Ozan ed Ezgi si svegliano abbracciati, anche Denise e Ozan si svegliano abbracciati al belvedere e Ozan le dice che vorrebbe svegliarsi così con il mare davanti e lei accanto sempre. Poi decidono di rimanere lì ancora abbracciati a coccolarsi. Quando Jansu si sveglia, sente Levan che è in preda a un incubo e grida «No, no, non voglio!». Lei lo sveglia e lui, ancora scosso per l'incubo, le dice di aver sognato di averle fatto la proposta di matrimonio e di averle dato un anello di carta e commenta che era una cosa stupida. Lei, arrabbiata, gli mostra l'anello e se ne va. Quando Denise arriva in ufficio è molto felice e Irem, curiosa, la interroga. Lei le conferma la relazione con Ozan. Allora Irem, parlando ad alta voce per farsi sentire dal loro capo, le dice che sta violando l'etica professionale che vieta il rapporto avvocato-cliente. Il capo si avvicina e le chiede di parlarle. Durante il colloquio le dice che ultimamente la vede distratta e che deve fare una scelta tra lavoro e amore. Mentre Ezgi è con Ozgur, viene contattata dalla Red Dream, la società con cui ha iniziato a lavorare, che le chiede di andare subito ad organizzare un evento per quella sera. Autore della telefonata è Tolga, che ha un'aria molto soddisfatta. Ezgi poi parla con Ozgur del lavoro che ha trovato quando si erano separati, poi lui le chiede di trasferirsi a casa sua. Ezgi e Ozgur escono insieme e quando il portiere li vede fa una videochiamata alla mamma di Ozgur, con la quale si era messo d'accordo, per farglieli vedere insieme. Lei, arrabbiata, dice alla cognata che loro l'hanno ingannata per farla tornare a casa e che devono preparare un nuovo piano per separarli. Ozgur riceve una telefonata dal suo avvocato, che gli dice di aver scoperto che la pratica che avevano presentato in comune è stata falsificata e che ora può dimostrarlo e ottenere la concessione. Mentre Ezgi si trova al lavoro ed è sorvegliata da Tolga attraverso un monitor, Ozgur si reca da lui, che si fa trovare circondato da guardie del corpo. Ozgur gli dice che ha fatto degli errori nel tentare di bloccare la sua licenza e che deve farsi passare l'ossessione che ha per lui. Ezgi, quando esce dall'azienda e aspetta Ozgur, dice alla madre di stare insieme ad Ozgur e lei la prende malissimo. Poi lo riferisce a Ozgur, che le dice che deve parlare urgentemente con sua madre e fare in modo che le loro madri si riconcilino. Ozan porta Denise a fare un picnic sulla riva di un bellissimo lago. Allestisce tutto sotto un albero e poi le dà una margherita che lei si appunta tra i capelli. Il tempo trascorre allegramente, poi lei lo ringrazia e gli dice che le sembra di stare in un sogno. Lui le risponde che lei è il suo sogno e poi si baciano. Jansu, in seguito a delle analisi, scopre di essere incinta e va alla gabbia per vedere Ezgi e mentre l'aspetta rivela ad Emre di essere incinta. Poi a casa parla con Ezgi e Denise e rivela la gravidanza. Le 2 amiche sono felicissime, ma lei dice di non voler ancora rivelarlo a Levan.
Intanto Levan va alla gabbia dove racconta a Osgur e Ozan ciò che è successo con Jansu e accusa Emre di averlo influenzato e lo insulta. Emre allora gli rivela che Jansu è incinta, sconvolgendolo. Ozan e Denise si trovano in macchina e parlano della gravidanza di Jansu e lui le dice che diventare padre è la cosa che desidera di più. Denise alle sue parole si intristisce e ha le lacrime agli occhi e gli chiede di fermare la macchina. Ozan, notando la sua tristezza, le chiede di parlargli, ma lei dice che lo farà, ma non in quel momento. Quando Jansu si reca al lavoro, incontra una sua collega che le dice che i loro referti sono stati scambiati, quindi non è vero che è incinta. Mentre Esghi sta lavorando per l'allestimento dell'evento, arriva Serdar, che le dice di essere il vicepresidente della società committente. Lei è molto sorpresa. Osgur annuncia a Ozan e a tutto il personale di aver ottenuto la licenza e di iniziare ad organizzare per l'apertura. Allora Gimse gli dice che può farlo lei, ma Osgur le risponde che ci penserà Esghi. Gimse, delusa, si reca da Tolga e gli chiede di poter lavorare con lui. Tolga le dice che prima deve essere la sua infiltrata alla gabbia e lei accetta. Yasim si reca alla gabbia e dice a Osgur che Esghi e Serdar lavorano insieme all'evento e lui rimane molto male. Serdar fa i complimenti a Esghi per l'organizzazione dell'evento e le offre di organizzare quelli dell'ospedale. Poi dietro suo ordine un cameriere versa una bibita sul cellulare di Esghi che va in camera per asciugarlo. Nel frattempo Serdar riceve una telefonata da Yasim che dopo avergli detto che ha riferito a Osgur che lui si trova con Esghi, questo si sta recando da loro. Allora Serdar bussa alla camera di Esghi e Osgur, quando arriva, li trova che stanno parlando. Osgur si avvicina e bacia Esghi dicendo che loro stanno insieme. Serdar se ne va congratulandosi. Levan, dato che Jansu si rifiuta di parlare con lui, chiede a Esghi di organizzare alla gabbia una cena con tutti loro e di portare Jansu a cui farà una proposta seria di matrimonio. Denise dice a Ozan che lascerà il lavoro perché dopo aver lavorato tanto per avere successo, ora il suo capo vuole costringerla a fare una scelta e lei non vuole essere obbligata. Ozan le dice che lei è una donna forte e che avrà successo e che lui le sarà sempre accanto e la farà felice. Quando Esghi sta lavorando, le si presenta a Tolga come suo capo e la ringrazia per il successo ottenuto dall'evento che lei ha organizzato. Mentre tutti sono alla gabbia, arriva Levan che dopo aver improvvisato un balletto dà un anello a Jansu e le chiede di sposarlo. Poi le dice che saranno felici con il loro bambino, allora lei gli racconta dello scambio di referti e quindi di non essere incinta, poi accetta la proposta. Mentre Osgur è nel suo nuovo locale, arriva Tolga che dopo averlo infastidito gli dice di essere il nuovo proprietario del locale e di tutto il palazzo. In quel mentre arriva Esghi che vedendo Tolga lo saluta e dice ad Osgur che lui è il suo nuovo capo.